Avete appena comprato l'auto dei vostri sogni, magari una di quelle che vi ho consigliato nei video scorsi. Siete felici, aprite il libretto di uso e manutenzione e leggete: cambio olio ogni 30.000 km o ogni 2 anni. Sembra fantastico, vero? Meno spese, meno passaggi in officina, più soldi in tasca. Ragazzi, mettetevi comodi e guardatemi bene negli occhi, perché oggi vi svelo la bugia più grande e pericolosa dell'ingegneria moderna. Quel consiglio non serve a far durare la vostra auto per centinaia di migliaia di chilometri. Serve a farla arrivare appena fuori dalla garanzia. Le case costruttrici vogliono vendere auto nuove, non vogliono che la vostra duri 20 anni. Seguendo quei 30.000 km, state condannando il vostro motore a una morte lenta. Oggi vi spiego perché l'olio chiamato Long Life è in realtà il peggior nemico del vostro portafoglio e perché aspettare così tanto trasforma il lubrificante in un fango acido che distrugge turbine, valvole e pistoni. Restate fino alla fine, perché vi darò l'unica vera scadenza che vi permetterà di arrivare a 400.000 km senza mai aprire il motore. Oggi facciamo i conti della serva, ma quelli che salvano la testata. Ma perché un motore moderno è così diverso da quello di 20 anni fa? Una volta i motori erano pigri, giravano bassi e avevano tolleranze larghe. Oggi no. Oggi abbiamo turbine che girano a 200.000 giri al minuto, pressioni di iniezione folli e temperature d'esercizio altissime per rispettare le normative anti-inquinamento. L'olio non è solo un lubrificante, è il sangue del motore. Ha il compito di pulire, raffreddare e proteggere. Ma c'è un problema. Dopo 10.000 o 12.000 km, specialmente se fatti nel traffico della città, le molecole dell'olio iniziano letteralmente a spezzarsi. L'olio diventa acido, si riempie di residui carboniosi e fuliggine. Invece di far scivolare i componenti, inizia a smerigliare le bronzine e a creare una crosta nera, la famigerata morchia, che intasa i condotti strettissimi della turbina. È come se il sangue nel vostro corpo diventasse denso come il fango. Il cuore fatica e le vene si occludono. Pensate al motore 1200 PureTech di cui abbiamo parlato. Se l'olio si degrada e diventa acido, la cinghia che lavora a bagno d'olio si scioglie letteralmente, perdendo pezzi di gomma che vanno a tappare tutto. O pensate ai motori TSI del gruppo Volkswagen. Lì i passaggi dell'olio sono così minuscoli che basta un po' di quel catrame per togliere lubrificazione e bruciare tutto in pochi secondi. Ragazzi, quando vedete quell'olio nero e denso uscire dalla coppa dopo 30.000 km, non state facendo un favore al pianeta o al portafoglio, state guardando il certificato di morte del vostro motore. Ragazzi, prendiamo la calcolatrice e facciamo 2 conti veloci di quelli che non vi fanno vedere in pubblicità. Un cambio olio e filtro fatto a regola d'arte, usando un olio di altissima qualità, con le specifiche esatte per il vostro motore, vi costa mediamente tra i 150 e i 180 euro. Se decidete di seguire la lettera e il consiglio dei 30.000 km, risparmiate circa un tagliando ogni 2 anni. Sapete quanto avete messo in tasca in 5 anni di vita dell'auto? Circa 400 euro. Una bella cena fuori, direte voi. Ma adesso guardiamo l'altro lato della medaglia. Sapete quanto costa oggi cambiare una turbina grippata a causa dell'olio vecchio? Partiamo da almeno 1.500 euro, tra pezzo e manodopera. E se parliamo di rifare un motore fuso perché la lubrificazione è venuta a mancare o la morchia ha tappato tutto? Lì entriamo nel dramma, non ne parliamo nemmeno, partiamo da 4.000 o 5.000 euro a salire. Ne vale la pena? Assolutamente no. Quei 400 euro risparmiati in 5 anni sono una scommessa contro il vostro portafoglio. La manutenzione preventiva, fatta ogni 10.000 o 12.000 km, è l'unico vero segreto per far arrivare la vostra auto ai famosi 300.000 km di cui parliamo sempre qui sul canale. Ricordatevi una cosa, l'olio costa poco, il ferro del motore costa tantissimo. Spendere 150 euro oggi per evitare di buttarne 5.000 domani non è una spesa, è l'investimento più intelligente che possiate fare sulla vostra mobilità. Ora però voglio sentire la vostra, perché so che qui sotto nei commenti sta per scattare la guerra mondiale tra i precisi e i risparmiatori. Voi da che parte state? Seguite ciecamente quello che vi dice il computer di bordo della vostra auto, convinti che i 30.000 km siano la verità assoluta, o fate come i vecchi meccanici di una volta e cambiate tutto ogni 10.000 km? Scrivete sotto nei commenti 10.000 km se siete per la longevità o 30.000 km se vi fidate del libretto. Vediamo chi ha il motore più pulito e chi ha il coraggio di rischiare la testata della propria community. Il mio verdetto, dopo anni passati a vedere motori aperti in officina, è chiaro come l'olio nuovo.
se fate molta città, se usate l'auto per percorsi brevi o se avete un piede pesante, dimenticate i 30.000 km. È una trappola commerciale. Cambiate l'olio ogni 10.000 km o, se fate pochissima strada, comunque ogni 12 mesi. È l'investimento migliore, più economico e più efficace che possiate fare per la vostra mobilità. Un motore con l'olio fresco è un motore che non vi lascerà mai a piedi in autostrada alle 3 di notte. E ricordate, un motore che gira bene è un motore meccanicamente sicuro, ma purtroppo non potete controllare quello che fanno gli altri automobilisti distratti per strada. Per questo, oltre a un olio sempre fresco, vi serve una dashcam attiva sul cruscotto. Se l'olio vi salva la meccanica, la dashcam vi salva legalmente in caso di urti, truffe o contestazioni. Non fatevi trovare impreparati quando qualcuno taglia la strada e poi nega l'evidenza. Vi ho lasciato il link al modello professionale che uso io nel primo commento fissato. Se il video vi è piaciuto e volete scoprire il mio trucco da 2 minuti per capire se l'olio che avete dentro è ancora buono o se è diventato catrame, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Trattate bene i vostri motori, non fatevi fregare dai libretti long life e un abbraccio, alla prossima!